Ciao ragazzi, sono Vincenzo, benvenuti su Bit and Bit. Questo è il mio canale dove vi parlerò in generale di tutto quello che riguarda la programmazione in generale. Oggi vi farò vedere un video tutorial molto pratico per sistemare delle situazioni sconvenienti che possono capitare sui vostri siti. Per l'appunto WordPress WooCommerce ha quella nomea per essere il CMS o il sito web che ha sempre bisogno di programmazione o di programmatori che possono venire all'aiuto per delle questioni tecniche. Ma come vediamo invece su questo tutorial, possiamo sfatare questo mito e possiamo risolverci da soli un mare di problemi. Infatti, se seguite bene questa prassi, sapete sempre bene o male cosa sta succedendo e come risolverlo. Quindi vi lascio la visione di questo video e noi ci vediamo tra poco. Allora, prima di mostrarvi come risolvere quindi i problemi comuni su WordPress, vi consiglio due plugin, quelli là che dobbiamo avere presente sempre dal momento in cui abbiamo creato un sito o lo stiamo gestendo. Dobbiamo installare WordFence, che è questo qui, il primo che ci appare, e l'altro che vi consiglio è VPS Hide Login, che serve per deviare il nostro accesso sul nostro WordPress, quindi cambiare URL. Invece di fare ad esempio il nome del vostro sito.com/wp-admin col trattino, questo qui ci permette di cambiare accesso. Come funziona? Funziona che andando in impostazioni su generali possiamo cambiare l'URL di accesso. Facendo questo possiamo limitare attacchi che provengono da internet, per l'appunto deviando il nostro URL. Questo comunque è utile al 100%. Per quanto riguarda invece i nostri siti web, ad esempio qui su Hostinger abbiamo un controllo totale per quanto riguarda il nostro utilizzo, perché quando è che si presentano dei problemi? Quando stiamo utilizzando delle risorse che vanno ben oltre a quello che abbiamo sottoscritto, e ovviamente il nostro hosting, il nostro fornitore di servizi ci bloccherà. Verificando che siamo rientrati nei nostri utilizzi del nostro sito web, possiamo addentrarci nel nostro sito. Quindi una volta che abbiamo limitato gli accessi admin, abbiamo un sistema che ci difende online e abbiamo dei backup automatici che ci forniscono sempre i nostri servizi, che siano Toppost, Hostinger, Namecheap o altri, e sottoscrivete sempre i backup, magari quella giornalieri o magari settimanali, in modo da rientrare subito in situazioni che ci hanno portato comunque alla rottura del nostro sito web. Quindi questa è la manutenzione generale di WordPress, oppure io mi limito a queste qui. E quando ci troviamo invece in situazioni dove abbiamo numerosi plugin, la prima cosa da fare, e a mio consiglio, è selezionare poi a preferenza disabilitate tutti gli aggiornamenti automatici. Una volta che l'avete disabilitati, state tranquilli, perché siete voi a gestire la situazione. Allora, nel momento in cui voi siete entrati nella vostra bacheca, sicuramente vi usciranno quelle notifiche che vi dicono che c'è un aggiornamento da fare. Nel momento in cui noi stiamo facendo questi aggiornamenti e vediamo che dopo averli fatti c'è qualcosa che non va, abbiamo un altro plugin a disposizione che ci permette di, magari perché riusciamo a gestirlo ancora, quindi magari lo installiamo un attimo e vediamo cosa succede. Una volta attivato abbiamo questo tasto che si chiama rollback, compare sotto la lista dei nostri plugin installati. Quindi con rollback possiamo tornare alle versioni precedenti
a quel plugin che abbiamo installato. Ovviamente vi consiglio di andare a scalare, facciamo prima la versione antecedente ancora e così via. E questo è molto utile. Quindi dalla versione ad esempio di questo Black Bar, la versione 4.1.4 ce la porta alla versione antecedente, così riusciamo di nuovo a utilizzare quel plugin, magari aspettando la prossima versione alla 4.1.5 risolveremo il problema. Ovviamente è sempre da testare. Come posso fare se non riesco già ad entrare nell'area amministrativa del mio sito web? Adesso veniamo a noi, spostiamoci nei nostri hosting e risolviamo un attimo i problemi che si possono presentare. Quindi sul nostro Hostinger possiamo spostarci in file, gestione file, e accedere direttamente sul nostro database, quindi sui nostri file. Hostinger si presenta in questo modo e si accede in questo modo. Per Namecheap è un po' più complesso, andiamo su GoPanel e andiamo a scrivere file manager, cioè noi dobbiamo cercare, qualsiasi sia l'hosting, dobbiamo cercare file manager. Questo si trova qui e questo si trova qui. Adesso vi faccio l'esempio da top post sulla rotellina. Andiamo sulla rotellina, andiamo in file manager. Poi è lo stesso, bene o male, lo stesso di quello che troverete in ognuno dei vostri hosting. Quindi ci spostiamo in VP, un attimo sopra, VP Content, quindi ci clicchiamo sopra e andiamo in plugin e qui troveremo tutti i plugin installati sul nostro sito web. Quello che dobbiamo fare in questo caso, cliccare il tasto destro e rinominare, facendo trattino basso hold, cliccando invia, vediamo che il nostro sito, avendo questi plugin installati, aggiornando la pagina, ci troviamo senza più plugin. Da questo momento riuscirete ad entrare nel vostro sito web normalmente. Cosa è successo? Ci siamo trovati nella situazione errore 404, 502, 504, problemi diciamo che dicono che comunque il nostro sito non funziona più. Facendo in questo modo abbiamo disattivato con un solo colpo tutti i nostri plugin. Adesso come facciamo in reverse? Come si torna indietro? Facciamo così, andiamo di nuovo nella cartella, cioè sulla cartella che abbiamo rinominato, la rinominiamo ancora, cancelliamo questa parte, clicchiamo su ok e andiamo a verificare sul sito cosa è successo. Cliccando su aggiorna vediamo che tutti i plugin sono stati disattivati. Da questo momento in poi possiamo andare ad attivarli ad uno per trovare il problema, cioè qual è il plugin che ha causato quel problema. Quindi ci troviamo in una situazione dove, avendo rinominato questo file, portandolo di nuovo all'origine, che si chiama proprio così, troveremo i plugin disattivati, disabilitati. Quindi cosa facciamo? Attiviamo uno alla volta, andiamo a verificare sul nostro sito se funziona. In questo caso funziona e andiamo avanti e verifichiamo di tanto in tanto la nostra pagina. Una volta che abbiamo attivato tutti, troveremo poi quel plugin che ha fatto male, diciamo, al nostro sistema. Adesso so che non ho nessun errore, quindi li ho abilitati tutti quanti insieme, però quando ci sono questi problemi bisogna farlo ad uno. Nel momento in cui siamo riusciti ad individuare quello che portava dei problemi al nostro sito web, ovviamente dobbiamo disabilitarlo e trovare magari sul sito di supporto di quel plugin la versione antecedente. Visualizziamo i dettagli e vediamo come si chiama. Facendo una ricerca poi online riusciamo a trovare il sito ufficiale di quel plugin, magari lo riporta stesso nel plugin in questione, troveremo il sito e possiamo comunque
andare a trovare la versione antecedente di questa 3.8 e quindi disinstallando, disattivando questo o portandolo a rollback riusciamo comunque ad utilizzarlo, ma magari incominciamo a vedere qualche alternativa e da quel momento in poi incomincerà la ricerca della sostituzione di quel tool. Quindi o la cerchiamo direttamente nella pagina delle installazioni dei plugin, oppure cerchiamo un'alternativa tramite Google o tramite intelligenza artificiale che ci dice qual è il corrispettivo di questo plugin che può essere simile o propriamente uguale, che funziona uguale a quel tool che avevo prima. Andare a cercare magari qualche alternativa, oppure disabilitare comunque direttamente quel plugin che ci dava e disturbava il nostro sito web da possibili errori. Spero quindi che il video ti sia stato utile, lascia un mi piace ed iscriverti al canale e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!